Benvenuti o ben ritrovati sul canale Preparazione 2.0. Oggi mi piacerebbe mostrarvi come risolvere un integrale davvero particolare facendo ricorso al teorema di Fubini, ma entriamo nel dettaglio. Come abbiamo visto nel corso delle esercitazioni dedicate all'analisi matematica 2, di cui troverete il link in sovraimpressione, il teorema di Fubini assume una notevole rilevanza nel calcolo degli integrali doppi, in quanto sostanzialmente nel calcolo degli integrali doppi ci permette di scegliere una variabile di integrazione per prima piuttosto che un'altra in maniera indifferente a seconda della convenienza algebrica. Ma proviamo a vedere come poter utilizzare questo teorema per calcolare l'integrale tra 0 e 1 di x alla b meno x alla a fratto logaritmo naturale di x in dx, con a compreso tra 0 e b. Apparentemente si tratta di un integrale definito in un'unica variabile, ma utilizzando un piccolo stratagemma e considerando la regione definita come l'insieme dei punti di coordinate xy appartenenti a R quadro, tali che x sia compreso tra 0 e 1 e y sia compreso tra a e b, proviamo a risolvere l'integrale doppio su a di x alla y dx dy. A questo punto, facendo riferimento al teorema di Fubini, potremo ricorrere all'integrazione prima rispetto alla variabile x e poi rispetto alla y o viceversa. Nella prima versione possiamo ad esempio scegliere di integrare per primo la variabile x, rispetto alla quale la funzione x alla y risulterà una potenza, da cui poi ottenere una funzione in y da integrare rispetto agli estremi della variabile y, dunque rispetto ad a e b. Nella seconda versione invece possiamo ipotizzare di integrare prima rispetto alla variabile y, per cui la funzione x alla y risulterà di natura esponenziale, da cui ottenere una funzione in x da integrare poi rispetto agli estremi 0 e 1. Dunque otterremo, nel primo caso, in riferimento alle regole di integrazione degli integrali elementari, sapremo che l'integrale rispetto a x della funzione potenza espressa internamente sarà data da x alla y più 1 fratto y più 1, ovviamente valutata tra gli estremi 0 e 1, da cui si ottiene l'integrale tra a e b di 1 fratto y più 1 dy. Dunque, il logaritmo naturale del modulo di y più 1, sempre valutato tra a e b, che per il teorema fondamentale del calcolo integrale sarà dato dal logaritmo naturale di b più 1 meno il logaritmo naturale di a più 1, e per le proprietà dei logaritmi fornirà il logaritmo naturale di b più 1 fratto a più 1. Nel secondo caso, come abbiamo già detto, si tratta di risolvere per primo il logaritmo di un esponenziale di base x. Dunque avremo x alla y su logaritmo naturale di x sempre valutato tra gli estremi a e b, il tutto da integrare rispetto alla variabile x, da cui otterremo l'integrale tra 0 e 1 di x alla b sul logaritmo naturale di x meno x alla a sul logaritmo naturale di x in dx, dunque integrale tra 0 e 1 di x alla b meno x alla a su logaritmo naturale di x in dx, che è proprio l'integrale di partenza di cui vogliamo trovarne soluzione. Ma per il teorema di Fubini, ciò che si ottiene integrando prima rispetto alla variabile x e poi rispetto alla y e viceversa, fornisce in entrambi i casi il valore dell'integrale su tutto il dominio considerato. Dunque, i due risultati ottenuti devono essere uguali. Di conseguenza, abbiamo dimostrato che l'integrale tra 0 e 1 di x alla b meno x alla a fratto logaritmo naturale di x in dx è pari al logaritmo naturale di b più 1 fratto a più
1. Spero che anche questo approfondimento sia stato di vostro gradimento. Vi saluto e vi aspetto nuovamente sul canale Preparazione 2.0. Ciao a tutti!